Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo oggi a parlare di NDE, anche questa è un NDE molto interessante. Allora, le NDE di cui vi racconto, in genere quasi tutte sono NDE certificate, cioè che hanno passato una serie di vagli, tra cui cartella medica che indica la morte momentanea del paziente e che quindi può corrispondere alla realtà di un NDE, tutta una serie di indagini fatte dall'Anderf o da altre grandi associazioni che studiano da anni i casi. Altre NDE invece sono tratte dalla raccolta privata del professor Moody, il primo ricercatore, possiamo dire, a livello mondiale che ha iniziato a raccogliere in maniera sistemica, assieme ad altri poi ricercatori, ed è un precursore assieme alla Kubler-Ross appunto di questo fenomeno che noi chiamiamo NDE. Allora oggi parliamo dell'NDE di Klaus, un ragazzo tedesco, un berlinese, che negli anni 2000, cioè nel 2005 per la precisione, ha un incidente motociclistico. Come risultato tutt'oggi ha una grande cicatrice intorno al collo e sull'avambraccio dovuto proprio a questo incidente in moto. Dopo l'incidente in moto ha avuto arresto cardiaco e respiratorio e solo la prontezza di un sanitario raggiunto sul luogo, che si è accorto di questo suo stato di morte temporanea, che ha iniziato prontamente una BLSD, cioè una rianimazione cardiocircolatoria, ed è riuscito a riportargli il battito cardiaco e la respirazione, ma il ragazzo è rimasto in coma per un bel periodo. Ma sentiamo come la racconta Klaus. Klaus dice che si stava recando da un suo amico in motocicletta quando improvvisamente un'auto fuoriuscita da uno stop di cui lui non si era accorto gli ha intersecato la strada. Lui ha frenato, comunque si sono urtati e ha fatto un bel volo, andando a sbattere purtroppo contro un muro di cinta di una casa lì vicina. Questo gli ha ovviamente provocato parecchie fratture, molte lesioni, un'emorragia interna e quindi l'arresto cardiaco a causa proprio dell'impatto e l'arresto respiratorio. È rimasto in questo stato a quanto pare circa una decina di minuti, il tempo che arrivassero i primi mezzi di soccorso e che arrivasse appunto un infermiere specializzato che, notatolo in questo stato, ha subito iniziato a eseguire la rianimazione cardiocircolatoria. Lui non ricorda niente dell'impatto, non ha nessun ricordo se no appunto la frenata e poi nulla. Ricorda che poi si è sentito proiettare verso un tunnel, ha visto il corpo dall'alto, quello che gli sembrava il corpo con le case, ma lui si allontanava velocissimamente ed è entrato in questo tunnel. In fondo a questo tunnel vedeva una grande radiosità, una grande luminosità. Klaus racconta che non era per niente spaventato, si sentiva in pace con se stesso e molto tranquillo, anzi sentiva un'urgenza di arrivare al di là di questo tunnel, al di là di questo percorso, perché non vedeva l'ora di raggiungere questa luminosità che gli sembrava aumentare questa sua pace interiore, aumentare questa sua gioia, perché si sentiva anche gioioso. Arrivato in mezzo a questa luce luminosa in cui gli sembrava di intravedere persone, di intravedere cose, ma ancora le cose non erano molto ben chiare, vide come una figura che si avvicinava sempre di più a lui. Quindi incuriosito si fermò, come aleggiava in questa luminosità e attendeva che questa ombra piano piano si definisse.
Improvvisamente vide un volto di un uomo e poi piano piano il corpo, perché appariva come uscendo da una nebbia, così ce lo racconta Klaus, e non riusciva a capire chi fosse, anche se il viso gli ricordava qualcosa. Dovete sapere che Klaus era nato da una relazione di amanti, quindi la mamma aveva avuto Klaus da il marito di un'altra signora, col papà di un'altra famiglia, il quale una volta per motivi ovviamente familiari se ne andò da dove abitava la mamma di Klaus e quindi li abbandonò tra virgolette a se stessi, e quindi Klaus non aveva mai conosciuto suo padre se non attraverso una fotografia molto sbiadita in cui non si vedevano nemmeno i lineamenti, l'unico ricordo che poteva avere del papà, e quando in età più adulta lo aveva ricercato non l'aveva mai trovato. E questa persona che si avvicinava era proprio il suo babbo, era il papà di Klaus, il quale disse che poco dopo della sua nascita appunto morì, e quindi gli è dispiaciuto di non aver più lasciato traccia, non era scomparso in realtà, era morto, e che però aveva seguito un pochino il figlio quando gli era consentito, durante il suo da fare nell'aldilà, nel suo percorso terreno, e gli indicò anche il discorso, gli disse, scusatemi, anche il discorso che lui comunque lo ha amato come padre, sebbene nato da una relazione clandestina. Gli disse anche che non doveva stare lì, che lui avrebbe dovuto tornare nel suo corpo. Klaus non voleva andarsene, aveva molte domande da fare al papà e intanto cercava di percepirne i lineamenti, di percepirne bene, insomma, la corporatura, tutto quello che il padre rifletteva in questa immagine, che non era perfettamente solida, come dice Klaus, ma era leggermente diafana, come un pochino trasparente, diciamo così. Però il padre insistette e gli disse: Klaus, devi tornare nel tuo corpo. E quindi Klaus si sentì proiettare all'indietro, ripercorrere velocemente il tunnel e rientrare nel suo corpo. Si sentì come addormentare e dopo qualche giorno si riprese anche dal coma. Quindi lui non sa dire, però lui dice qualche giorno, però non sa dire quanto tempo è passato. È probabile che l'NDE l'abbia avuta nel momento dell'arresto cardiocircolatorio e una volta rientrato nel corpo abbia riposato per quei 2 mesi, riprendendosi, permettendo al corpo fisico di riprendersi fino a quando è tornato in sé. Questo è il racconto di Klaus, il quale poi, una volta ristabilito e visitato in ospedale dalla madre, raccontandogli il fatto e descrivendo il papà nella cui fotografia si vedeva appena, si intravedeva appena descrivendone i particolari, gli occhi, il naso, la bocca eccetera, sotto grande pianto della madre, sotto grande lacrimazione della mamma, ottenne la conferma che quello era veramente il suo babbo. Bene, per questa NDE è finita qua. Le NDE continuano a meravigliarci, continuano a mostrarci un occhio sull'aldilà, continuano a confermarci che l'uomo non muore con la morte fisica, ma continua a vivere. Ci vediamo a un prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video nei vostri social, così che questo messaggio di speranza raggiunga più persone possibili. A tutti un caro saluto, ciao da Ermanno. Ciao!